Now, it is interesting that you mention Iran, because on January 19th, 1994, Iranian Bishop Haik was brutally murdered in Tehran, in prison. The Iranian government never launched an investigation regarding the inhuman crime against one of Iran's prominent Protestant Christian spiritual leaders. Bishop Haik was considered one of the high-ranking Christian clerics in Iran. He was a member of the Assembly of God Church. È interessante che hai menzionato l'Iran. Infatti, il 19 gennaio 94 il vescovo iraniano Haik Hossein è stato brutalmente ucciso, assassinato a Teheran dopo essere imprigionato a Evin. Questo governo iraniano non ha mai promosso un'investigazione per vedere il crimine disumano che è stato perpetrato contro questo preeminente leader cristiano. E vescovo Haik è stato considerato uno dei più elevati, più importanti clericali, responsabili cristiani in Iran. Era anche un ministro protestante armeno e quindi vescovo della chiesa Chiamati Rabbani, che è parte delle assemblee di Dio. Tertullian said that the blood of the martyrs is the seed of the church. And this is very true. Today in countries like Iran and China and Nepal and parts of Africa, the church, despite persecution, is growing at a very rapid pace. Now, how is it that the church is so resilient amidst the persecution? Tertulliano ha detto che il sangue dei martiri è il seme della Chiesa, e questo è veramente vero. Infatti oggi in paesi come l'Iran, la Cina, il Nepal e parti dell'Africa, la Chiesa, nonostante la persecuzione, sta crescendo velocemente. Come mai quindi che la Chiesa è così resiliente nel mezzo della persecuzione? You may have heard of the Nigerian schoolgirl who was kidnapped. The story of Leah Sharibu is a story of resilience. Shortly after this, I was in Nigeria and I met with some of the relatives who related the story firsthand. 15-year-old Nigerian Leah was kidnapped by Boko Haram in February 2018. Boko Haram, however, could not conquer her fate. God used her even in the detention camp miraculously to heal those who were sick. She refused to deny Jesus and recant her faith, even though her classmates pleaded with her. They recanted and they were released, but she stood firm. So she is one of the modern day heroes of our faith. Avrete sicuramente sentito delle ragazze nigeriane e studentesse che furono rapite, e c'è la storia di Leah Sharibu. È una storia di resilienza. Dopo tutto questo mi sono trovato in Nigeria, ho incontrato alcuni dei parenti che hanno raccontato la storia di prima mano. La ragazza nigeriana di 15 anni, Lia, era stata rapita da Boko Haram nel febbraio 2018 e Boko Haram comunque non riuscì a conquistare la sua fede. Dio l'ha usato potentemente nel campo e anche miracolosamente per guarire quelli che erano malati, e lei si è rifiutata di rinnegare Gesù, di abbandonare la propria fede, anche se le sue compagne le avevano supplicata di farlo. Lei è stata ed è una delle eroine dei giorni nostri, eroine di fede. And there's a story in my own country of Sister Lalani Jayasinghe from Sri Lanka. She and her husband, a former Buddhist monk who became a Christian, were serving in the deep south of Sri Lanka, a Buddhist stronghold. They were pioneering their first church in this very difficult area. Many Buddhists came to Christ, but one night while they were preparing dinner, two men walked in and shot Pastor Lionel, her husband, in the mouth for preaching the gospel. Even though the headquarters wanted Sister Lalani to come back to the city, Sister Lalani stayed back with her 2-year-old son, saying, "Every time I see the bloodstains of my husband on the walls of my house, I know he gave his life for the gospel for this village, and I am going to stay and complete his mission." After many difficulties and persecution, I visited her recently, and she has a thriving church with more than 1,000 believers. How true it is
that the blood of the martyrs is the seed of the church. Sì, c'è anche la storia della sorella Lalani Yavashing, che viene dal mio paese, lo Sri Lanka. La sorella Lalani e suo marito, che precedentemente era un buddista, un ex buddista, monaco buddista, stavano servendo il Signore nel sud dello Sri Lanka, in una fortezza, in un'area molto fortemente buddista. Stavano facendo così, fondando la loro prima chiesa in questa area così difficile, e molti buddisti sono venuti a Cristo. Ma una notte, mentre erano lì, stavano preparandosi per la cena, due uomini sono entrati e hanno sparato il pastore Lionel sulla bocca per aver predicato il Vangelo. E anche se il quartier generale della chiesa voleva che la sorella Lalani abbandonasse e tornasse in città, la sorella Lalani è rimasta lì con il suo figliuolo di 2 anni, dicendo che ogni volta che vedeva le macchie di sangue del proprio marito sulle mura lì a casa, tutto questo le ricordava che la vita che lui aveva dato, l'aveva dato per il suo villaggio, e così questo mi spinge a predicare il Vangelo in quelle aree. Dopo tante difficoltà e persecuzioni, oggi lei ha una chiesa fiorente con più di 1 migliaio di credenti. Now you may ask the question many times, does persecution always result in resilience and growth? Now, he said persecution brings growth, but ask the question, does persecution bring growth or growth bring persecution? Pause and reflect. Ask the question, does persecution always bring growth? No, persecution many times has killed the church. Example, in North Africa, in Japan, in Iraq, and in Turkey. The church was made weak because of persecution. What was the reason behind it? Why is it that sometimes in persecution, the church is resilient, and where in other times persecution has weakened the church? Think about it. Ora, noi dobbiamo pensare a un punto molto importante qui e farci delle domande. La persecuzione porta sempre alla resilienza e alla crescita della Chiesa? Infatti si dice che la persecuzione porta a crescita. Oppure la persecuzione porta a crescita o è la crescita che porta la persecuzione? Fermatevi a riflettere un attimo. Ponetevi questa domanda. La persecuzione porta sempre alla crescita? No. La persecuzione ha anche ucciso la Chiesa, per esempio in Nord Africa, in Giappone, in Iraq, in Turchia. La Chiesa qui è stata resa debole. Quali sono le ragioni dietro tutto questo? So do you know where the church was weakened and the church was killed when persecution came? It was in places where the church was not taught or discipled, or the church was not prepared to face persecution. Allora, ci sono questi posti dove la persecuzione ha portato l'indebolimento della Chiesa, e le ragioni sono che la Chiesa non era preparata ad affrontare la persecuzione, o che la Chiesa non aveva avuto abbastanza insegnamento, né era stata discepolata. So the difference between persecution, killing a church, and bringing growth is a disciple church. And so that is very important. So even though the threat to Christianity does not impede its growth, unless a church is discipled and taught, it will not grow. La differenza tra l'essere perseguitati, quindi tra la persecuzione e la distruzione della Chiesa, è portare crescita, quindi, è il discepolato. Quindi, anche se c'è una minaccia alla Chiesa che non può impedire la sua crescita, io credo che il discepolato è un prerequisito per detta crescita. Grazie Godfrey, davvero molto stimolante, no, e sfidante le cose che tu ci stai condividendo questa mattina, e spero che siano di
incoraggiamento per molti di noi ad allargare la nostra visione, a comprendere cosa Dio davvero sta facendo nel mondo oggi. Adesso io volevo incoraggiarti a fare una riflessione, no, sull'Europa. No? Abbiamo visto quello che è successo in alcune nazioni dove c'è una persecuzione molto alta, dove la sofferenza incrocia la crescita della Chiesa, ma come possiamo far nostre questi principi, queste verità che tu hai condiviso in Europa? Cioè, in un contesto dove sì, c'è la libertà religiosa è apprezzata, no? Però allo stesso tempo c'è una secolarizzazione crescente, no? Che intende la libertà religiosa sempre più come libertà dalla religione, no? Libertà dalla conversione, no? Non è che, come dire, stiamo affrontando noi in Europa il rischio di una certa pulizia del nostro pensiero, dove in qualche modo quasi inconsciamente siamo obbligati a pensare e a credere in un determinato modo, sganciandoci, no, dalla prospettiva biblica. Cosa pensi dell'Europa, Godfrey? Thank you. Now, freedom of belief is an increasingly significant issue for Christians in contemporary Europe, alongside the closely related concerns of freedom of conscience and the freedom of expression. Secularism also could mean different things to different people. For some, it could mean the absence of religion, and for others, the neutrality of religions. In Europe, especially, I think it deals with the absence of religion or purging of religion from the public sphere. Sì, grazie. Dunque, la libertà di credo è un argomento molto importante, significativo per i cristiani nell'Europa contemporanea, insieme alle preoccupazioni connesse con la libertà di coscienza e la libertà di espressione. Il secolarismo ha anche significato e può significare cose diverse per le persone, per i popoli. Per esempio, può significare l'assenza della religione e per altri la neutralità della religione. In Europa specialmente, credo si abbia a che fare con l'assenza della religione o con l'eliminazione della stessa dalla piazza pubblica. And in Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, it says very clearly that everyone has the right to the freedom of thought, conscience, and religion. And the right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice and freedom. So that's a right guaranteed by international law. But it also goes on to say that no one shall be subject to coercion or force that would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice. Now, freedom to manifest one's religion, it may be subject only to such limitation as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedom of others. Bene, nell'articolo 18 di alcune leggi internazionali per la protezione dei diritti si legge che tutti hanno il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include anche la libertà di avere o di adottare una religione o un credo a propria scelta. E la libertà, sia quella individuale che comunitaria, rispetto ad altri e in pubblico o privato, di manifestare la propria religione, i propri credi attraverso l'adorazione, l'osservanza, la pratica, l'insegnamento. Nessuno sarà soggetto alla coercizione per limitare la propria libertà o per avere o adottare una religione o un credo a propria scelta. Ed infine la libertà di manifestare la propria religione, i propri credi, può essere soggetto solo a quelle limitazioni come prescritti dalla legge quando sono necessarie con lo scopo di proteggere pubblicamente, di proteggere la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la salute oppure i principi fondamentali della moralità e dei diritti di libertà rispetto ad altri.
Now, it's very important to see that this international law corresponds with Article 9 of the European Convention on Human Rights. So we see the right to have a religion and change your religion and manifest your religion is a right guaranteed both in international law and in European law. Ora, queste leggi che abbiamo appena citato corrispondono all'articolo 9 della Convenzione europea sui diritti umani. In entrambe queste leggi ci sono solo delle limitazioni riguardo alle libertà, come menzionati precedentemente. L'ICCPR parla anche della proibizione della coercizione nell'uso e della forza per persuadere. Quindi, right. In a report published by the European Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians, its director, Dr. Gudrun Kugler, said, increasingly in Europe, forms of intolerance were emerging and that negative stereotyping of Christians was becoming a serious issue. So rather than this issue being a legal issue, it seems to be more an attitudinal issue. Quindi il diritto di avere la religione, la propria religione, è censito. E in un rapporto pubblicato dall'Osservatorio europeo sull'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani, il suo direttore, il dottor Gudrun Kugler, ha detto che le forme diverse, crescenti di intolleranza stanno emergendo in Europa e gli stereotipi negativi del cristianesimo stanno diventando un problema serio. Quindi piuttosto che essere una questione legale, tutto questo sembra essere qualcosa a livello attitudinale, un proprio modo di pensare. The idea that religion is a private affair and therefore needs to be limited to the private sphere is culturally and philosophically being propagated by vested interest groups today, little realizing that all private beliefs have public expressions or manifestations. There is a systematic attempt today to make Christianity socially irrelevant. Every social controversy is described and framed as a clash of rights. A woman's right to her own body versus fetus's right to life. Truth becomes a casualty here. It is not freedom of religion, but freedom from religion that is being propagated. Ok, l'idea che la religione sia un fatto privato e quindi debba essere limitata al privato, alla sfera privata, è culturalmente e filosoficamente propagato da diversi gruppi. Che non si rendono conto del fatto che i credi o modi di credere privati hanno una espressione o una manifestazione pubblica. Ma se ai cristiani viene impedito di esprimere la propria fede nell'ambito sociale, questo significa che la piazza pubblica è controllata da coloro che hanno diversi tipi di pensare e che non vengono però esclusi, per esempio i secolaristi. E quindi c'è un tentativo sistematico di fare della cristianità qualcosa di socialmente irrilevante. E ogni controversia sociale è descritta e inquadrata come uno scontro dei diritti. Quindi i diritti di una donna di possedere il proprio corpo contro la vita, il diritto alla vita del feto. La verità diventa un caso qua e anche poi un fatto di morte. Non è libertà dalla religione, chiedo scusa, non è libertà di religione, piuttosto libertà dalla religione. Let me conclude with Osgiras, who actually goes on to list out a series of mounting violations of religious freedom in the West. He says that many of these are unwitting violations of religious freedom by liberals in the name of equality and other noble intentions. From healthcare to cutting funding for religious groups that cannot agree with LGBT agendas and other violating conscious issues, they seem to really purge religion from the public sphere. What liberal activists forget is that such violations are not just an attack on religious freedom,
but on civil society. For as the history of philanthropy shows, religious freedom is an essential key to a thriving civil society. Voglio concludere con un'osservazione molto significativa fatta da Os Guinness, che dice: noi stiamo vedendo una serie di violazioni della libertà religiosa nell'Ovest, in Occidente. Diciamo la cura, il diritto alla salute e i principi ad essi connessi violano la coscienza. I gruppi di cristiani, gruppi che non vogliono riconoscere i cristiani, che si rifiutano di permettere l'ingresso nelle loro leadership e che quindi danneggiano e minacciano di tagliare i fondi ai gruppi religiosi che non possono essere d'accordo con l'LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, con le proprie agenda, i propri programmi, quando questi vanno a cozzare con lo sviluppo intorno al mondo. Molte di questi sono violazioni mascherate della libertà religiosa, perpetrate da liberali che nel nome dell'uguaglianza e delle intenzioni nobili che propongono fanno queste attività appunto limitative alla sua libertà. Ciò che questi attivisti liberali dimenticano è che tali violazioni non sono soltanto un attacco alla libertà religiosa, ma anche alla società civile, perché come ci insegna la storia della filantropia, la libertà religiosa è una chiave essenziale per una società che fiorisca nei diritti civili. Okay, we must not forget in conclusion that Europe once was characterized by a sacred public square, where Christian churches were given preferred and established positions in public life at the expense of everything else. Today, Europe is characterized by the opposite, a naked public square, where religion and religious expressions are being excluded from public life. Today, to uphold the freedom of religion or belief, we need an alternate model, a civil public square. You could read more about it in the Global Charter of Conscience launched by an international group of academics and activists. I don't have time to go into it, but it deals with the framework of upholding the freedom of thought, conscience, and belief for engaging the public sphere based on fundamental faith commitments. Dobbiamo mantenere fresca la memoria e non dimenticare che l'Europa una volta era caratterizzata da una piazza pubblica sacra dove le chiese cristiane avevano la preferenza e portavano avanti le proprie posizioni nella vita pubblica alle spese di tutti gli altri. Oggi l'Europa è caratterizzata da una piazza pubblica che all'opposto è nuda, dove la religione e le espressioni religiose vengono escluse dalla vita pubblica. Oggi portare avanti la libertà di religione, di credo, è una cosa importante, però per farlo abbiamo bisogno di un modello alternativo, una piazza pubblica civile. Dovremmo leggere di più riguardo a questo nella Carta globale della coscienza, che è stata lanciata da un gruppo internazionale di accademici e di attivisti. Questa carta ha a che fare con la necessità di portare su, di mettere in campo una forma di pensiero, di libertà di pensiero, di coscienza e quindi anche di credo, che si fonda su degli impegni di fede fondamentali. Grazie Godfrey. Ti chiedo un'ultima interazione, ti chiedo
anche, come dire, se riusciamo a velocizzare, ti chiedo sull'Italia, ecco, vorrei una tua riflessione sull'Italia. Sappiamo bene che in Italia la Chiesa Cattolica resta una forza predominante nel nostro paese e sappiamo anche come c'è costantemente un sistematico privilegio nei confronti di questa realtà. E spesso le autorità, i governi stessi costruiscono un'agenda, come dire, che è socialmente attenta alle sue istanze. Volevo chiederti, no, come rappresentante della UEA per la libertà religiosa, no, come un esponente della UEA, qual è l'incoraggiamento che ci potrebbe essere per gli evangelici nel nostro paese? E ti chiedo di stringere un po' perché siamo un po' fuori con i tempi. Grazie mille. Thank you. This is the last question, so don't be impatient. I know it's very difficult with translation, but you have been very patient, so I'll try to be brief. Cercherò di essere veloce, grazie. So che non è facile perché c'è la traduzione, siete stati molto pazienti, grazie. This is an interesting question on the difficulties faced by Italian evangelicals and the state. Now, from my limited understanding, the Italian constitutions in Article 3, 7, 8, 19, and 20 provides for the freedom of religion and belief. Roman Catholicism is no longer the state religion, but it continues to have a dominant position in the country. Questa è una domanda molto interessante riguardo alle difficoltà affrontate dagli evangelici italiani rispetto allo Stato. Da quello che io posso capire, anche se ho una comprensione limitata, la Costituzione italiana negli articoli 7, 3, 8, 19 e 20 fornisce riguardo alla libertà di religione e di credo dei principi ben precisi. La Chiesa Cattolica non è più una religione di Stato, ma continua ad essere una religione che ha una posizione dominante nel paese. The relations between the state and religions in Italy is historically rooted in a specific and discriminatory system of hierarchy of religions. Apart from the Holy See, there are state-recognized religions. There are agreements signed between the state and these groups granting maximum rights to religion of this category, and there are a number of rights specific to each religion. Le relazioni tra lo Stato e le religioni in Italia sono radicati storicamente in un sistema discriminatorio di gerarchia di religioni. A parte possiamo vedere religioni riconosciute dallo Stato. Ci sono accordi firmati tra lo Stato e questi gruppi che garantiscono i diritti alle religioni per questa categoria e un numero di diritti specifici per ogni religione. Despite all these, you state that there is an issue. Now, how do we mitigate this? One principle which I always shared in restricted countries is first exhaust all local remedies, from legal option to constructive engagements with the authorities. Then there are the regional mechanisms as well. I think even the European Evangelical Alliance has a very active religious liberty unit that engages with the EU. R.E.D. Peter and Juliet Doxer-Purser are very involved in this. If this fails, then go international, from the UN Universal Periodical Review to the EU and the US Commission for International Religious Freedom. So all these international mechanisms is also there. So first local remedies, then regional remedies, and then international remedies. Quindi, nonostante tutti questi concetti di libertà che abbiamo espresso, voi giustamente avete dichiarato che ci sono dei problemi. Quindi cosa facciamo per risolvere tutta questa situazione? Un principio che vorrei condividere è che bisogna prima lavorare a livello locale. Quando questo si esaurisce, non funziona, bisogna poi avere una relazione, un coinvolgimento costruttivo con le autorità
superiori. Poi ci sono dei meccanismi regionali allo stesso tempo, e credo che l'Alleanza Evangelica Europea ha un'unità specifica per la libertà religiosa che interagisce proprio con l'Unione Europea. Ari De Pater e Julia Doxer-Purser sono molto coinvolti con questa attività. Se questo non dovesse funzionare, poi bisogna andare a livello internazionale, per esempio Nazioni Unite e poi diverse altre organizzazioni come UPR e USCRF, eccetera, eccetera. Quindi prima localmente e poi... Yeah, as World Evangelical Alliance, we can definitely assist in these too, especially if international advocacy and lobbying are necessary. We have an active United Nations team in Geneva. We have an advocacy director in charge of all advocacy initiatives. Or we have a peace and reconciliation unit as well. Also, the Secretary General and the team of WA leaders are continuing to engage with the Vatican. Maybe specific cases can be taken to the authorities. On our part, I think and on your part, systematic documentation of religious liberty violation and specific cases should be recorded and kept. Then raising these issues is much easier. As the ambassador for religious freedom of the WEA, if specific cases are brought to us, we will be happy to raise these issues in the international fora and be of assistance in any other way we can to the Italian evangelicals. Thank you. Come associazione, associazione evangelica mondiale, Alleanza Evangelica Mondiale, scusate, noi possiamo assolutamente aiutarvi in questo, specialmente se le organizzazioni di lobby internazionali fosse necessario. Noi abbiamo una squadra delle Nazioni Unite a Ginevra che proprio lavora e opera in quest'ambito. Poi ci sono persone che sono state stabilite proprio per avere una funzione con delle iniziative a tal riguardo. Alla fine c'è il segretario generale, una squadra dell'Alleanza Evangelica Mondiale che continuano a interagire e a attivarsi nei confronti del Vaticano. Può darsi che specifici casi possono essere portati all'attenzione di queste autorità. Da parte vostra penso che una documentazione sistematica delle violazioni della libertà religiosa perpetrata a chi e da chi potrebbe essere assolutamente importante, quindi evidenziare queste sistematiche difficoltà è molto importante e quindi potrebbe rendere più facili le cose. Quale ambasciatore della libertà religiosa dell'Alleanza Evangelica Mondiale, se ci sono casi specifici da evidenziare, noi saremo ben felici di farlo e quindi portarli alla vista di ambienti internazionali in modo da darvi quanto più assistenza possibile. Grazie mille. Grazie Godfrey, grazie davvero per questo tempo, grazie per la tua interazione, per le tue risposte. Adesso non abbiamo molto tempo, però io volevo ringraziare davvero quanti sono presenti che rappresentano, no, delle realtà ed agenzie che operano, no, nel campo della libertà religiosa e del supporto alla chiesa perseguitata. Vedo Cristina Merola per Open Doors, Porte Aperte, che ringrazio, no, per la sua partecipazione. So che c'è anche ACP che è presente qua. Non abbiamo molto tempo, non vorrei dimenticare qualcuno. Chiederei a Cristina Merola soltanto di chiudere questo tempo con una breve preghiera, se può, ecco, nel senso, è anche, come dire, per far sentire la voce, no, di Open Doors e di Porte Aperte, come dire, che è in sintonia con quanto abbiamo detto finora. Grazie Godfrey, thank you Godfrey for your help. Thank you so. We will pray for you now, so a few minutes, and we are very happy to support you in prayer. Buongiorno Cristina, scusa se i tempi sono così ristretti, ma... Grazie, sì. Preghiamo allora.
Signore, ti vogliamo benedire, Padre Santo, per quello che abbiamo sentito stamattina, Signore, perché il fratello Godfrey l'ha così chiaramente espresso e ha veramente chiarito ai nostri cuori tutto quello che sta avvenendo alla Chiesa perseguitata e alla Chiesa, al corpo di Cristo a livello internazionale. Signore, aiutaci sempre a comprendere quando noi dobbiamo togliere Giuseppe dalla prigione o interferendo con i tuoi piani, quando piuttosto noi non dobbiamo comunque sempre essere nella posizione di poter far sentire la voce dei cristiani sia in Europa, sia per noi stessi, ma anche per la Chiesa perseguitata, per poter accedere alle istituzioni più rilevanti in questo ambito. Signore, ti chiediamo un grande discernimento, una grande sapienza per il fratello Godfrey e per tutte le istituzioni, le persone che lui rappresenta, Signore, e continua a guidare e benedire l'Alleanza Evangelica mondiale e italiana perché si possano ben sfruttare questi canali che sono stati citati e sono presenti per poter sostenere, per poter essere lì nella piazza europea a sostenere il nostro diritto alla libertà religiosa, ma anche a cambiare queste attitudini negative di cui si è parlato. Abbiamo davvero bisogno di te, Signore, della tua sapienza e del tuo discernimento, Padre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Thank you, Sister Christina, and thank you, everyone. Thank you for your patience. It's the first time I've done a Zoom with translation, so it must have been very tedious for you all. God bless you, and my best wishes for the General Assembly in the next few moments. God bless you, Godfrey. Thank you very much. Thank you. Thank you. Grazie, Giacomo. Sì, grazie a tutti e grazie in particolare al fratello Godfrey Yogarajah per questo significativo intervento. E adesso vogliamo cominciare la parte assembleare e quindi la prima cosa che vorrei chiedere è quella di, diciamo, costituire il seggio. Abbiamo qui alcune persone